Ciao amici, benvenuti sul canale. Ci state vedendo tantissimo nonostante Che rompiballe che siamo. Nonostante insomma, come abbiamo detto nel video di ieri sera, la stagione ufficiale, ecco, quella ufficiale inizia l'8 di settembre con questo documento eccezionale per poi andare avanti di seguito, ecco. Però abbiamo voluto bruciare le tappe e fare un altro video perché è colpa vostra. È colpa vostra, è veramente colpa vostra. Noi avevamo solo chiesto se ci volevate fare delle domande e quindi le domande sono fioccate. Sono fioccate, tante ragazzi. Sono fioccate. Quindi non così ci sembrava brutto aspettare troppo perché poi inizia la stagione, non c'è neanche più il tempo di stare dietro ste cose perché poi lei ascolta gli EVP, Francesca ascolta gli EVP, io ascolto lui, cioè allora una cosa poi, non finisce più. O adesso mai più, quindi meglio adesso. No, anche perché sono abbastanza fresche, per cui non passano nel dimenticatoio anche per voi e abbiamo voluto approfittarne. Innanzitutto, prima di cominciare la bomba, ringraziamo per le donazioni che ci sono arrivate, che neanche il tempo di dirlo, già sono arrivati un sacco di soldini. È davvero imbarazzante, però sì, vi ringraziamo veramente tanto, grazie. veramente tanto. Quindi? Iniziamo. Per forza. Allora, popcorn, prosecco, tutte queste cose qua le avete bibite, gassate, non gassate, succhi, l'acqua, i cagnolini, i gattini, tutte quelle cose lì. No, carne no. Cioè. Allora, si inizia. Ok. Allora, iniziamo. Nomi e cognomi anche. Sì, esatto. Mi sono scritta i vostri nomi, cognomi o i vostri nickname. Adesso scusate, io non sono per niente tecnica in queste cose. Allora, iniziamo con un classico, diciamo, no? Un classico che ci hanno chiesto due persone, Cinzia Starita e Chiara Mangoni. Unisco le due domande che sono simili, e cioè cosa ci ha spinto entrambi a fare i Ghost Hunter e come e quando è nata la passione per il paranormale. E se l'ho detto, no? Cinzia Starita e Chiara Mangoni. Grazie innanzututto della domanda. Certamente, grazie a tutti ovviamente. Ecco, questo è un patto che faccio io con voi, lei non sa niente, farà lei sempre le prime risposte alla sua. Così, le leggi e rispondi. Io proprio democraticamente. Così prendo indizi e posso anch'io rispondere. Allora, cosa ci ha spinto entrambi? Parlo per me ovviamente, a fare i Ghost Hunter. Allora, il mio spingermi a fare il Ghost Hunter è stata una cosa che dipesa da lui, perché è stato lui a chiedermelo. Nel senso, quando ci siamo conosciuti e praticamente, e c'è un'altra domanda che dice come ci siamo conosciuti, ma la facciamo dopo. Allora, quando sono entrata in contatto con Corrado per via del canale, avevo lasciato dei commenti, praticamente avevo voluto specificare una cosa e gli avevo scritto una mail. Lui mi ha chiesto se volevo partecipare ad un'indagine perché conoscevo un posto, appunto Crespi d'Adda. Conoscevo Crespi d'Adda, loro volevano fare una sorta di indagine in questo luogo e di conseguenza ho detto perché no? Prendo appunti. La mia passione per il paranormale penso di averla sempre avuta, di conseguenza non è stato difficile per me accettare. Ho, come dire, abbozzato quello che poi è il documentario che voi avete visto sul canale e da lì poi è nato tutto il resto. Ti piacerebbe partecipare ad un'indagine, una cosa e l'altra, come avete fatto, cioè come le domande che potete fare voi, no? Mi piacerebbe fare un'indagine, una cosa e l'altra. Mi è stata fatta questa proposta e ho detto perché no? E da lì diciamo che insomma la cosa mi ha appassionato e poi tutto il resto. Come quando è nata la passione per il paranormale, penso di averla sempre avuta. Mi è sempre piaciuto il mistero, mi è sempre piaciuto cercare le cose, a scavare, no? Il sapere il perché delle cose, e questo mondo mi ha sempre affascinato. Io penso che chi ama il paranormale è un qualcosa che ha dentro da sempre, deve solo saltare fuori. Ecco, tutto lì. Per quello che mi riguarda, allora è nata la passione, ma rispondo più o meno un po' come Lara, nel senso io ho sempre avuto la passione per il mistero,
passatemi il termine, per l'horror, e quindi ero un mangiatore accanito di film d'orrore, e lo sono ancora, pur poi commuovendomi con i cartoni animati di Heidi, per cui sono un po' il paradosso fatto a persona, però effettivamente a parte qualche pellicola proprio strappalacrime, i miei film, i miei documenti preferiti sono quelli d'orrore, per cui insomma quello ce l'ho sempre avuta, questa passione, però sono più, lo capirete, lo si evince dalla mia risposta, affezionato, legato a quello che è proprio il discorso artistico, nel senso che da buon artista quale sono, perché sapete che sono un cantautore prima di essere un ghost hunter, ecco, ho voluto mettere la mia creatività al servizio delle immagini, delle riprese, e quindi tutta quella che è la parte tecnico visiva e audiofila anche, ecco, lì è stata quella la goccia che ha fatto traboccare il vaso e a far sì che io mi appassionassi in questo senso nella direzione che più amo, sia l'horror. È ovvio che se avessi potuto fare il regista delle mie cose, cioè delle mie canzoni, sarei stato più felice, però qualcuno potrà immaginarlo, la musica su YouTube non funziona, proprio una cosa che non va, e per cui ho messo la mia creatività al servizio del paranormale, ovviamente non snobbando il paranormale perché mi interessa, ma mettendo proprio la mia arte, la mia creatività al servizio dei video. E poi c'è stato un piccolo richiamo dentro di me che poi a distanza di tempo mi fa sorridere, ossia io cercavo i miei genitori nei silenzi dei luoghi, e però non li ho mai sentiti, ma così come non li sento nei sogni, non li sento quando sono in casa da solo, non li sento mai. Quindi i miei genitori per me sono polvere dispersa nel cosmo, ecco, quindi non volevo intristir nessuno, però questo è. Chiara Mangoni chiedeva anche quando io dico ti perché è lui che ha aperto il canale, quando ti è venuto in mente di fare il canale? Hai un po'... diciamo 3 anni e mezzo fa, ecco, 3 anni e mezzo fa ho cominciato con altre persone che avete magari visto anche facendo rewind sul canale, e che hanno creduto nel progetto, e li ringrazio ancora, per poi finire come siamo, insomma, ecco, quindi si parla di un 3-4 anni fa. Io non rispondo alla domanda perché ha fatto tutto lui col canale. Sì. Cinzia Starita chiedeva anche: abbiamo avuto esperienze in giovane età? Se abbiamo avuto esperienze in giovane età a livello paranormale. Ah già, è vero che devo iniziare io per primo. Allora, non so cosa intendi, Cinzia, per giovane età, ma giovane età no. Mi è capitato qualcosa... durante la guerra, ragione. Esatto. Allora, divido due momenti. Allora, di paranormale tout court, come lo vedete sui video, no? Quella della ricerca dei fantasmi, diciamo così, mi è capitato qualcosa quando è morto mio papà. Cioè, i giorni successivi alla sua morte io sentivo uno insolito odore di fiori in casa, e noi, io e mia mamma, io sono figlia unica, io e mia mamma non eravamo abituate a tenere i fiori recisi in casa nei vasi. Sempre avuto il giardino, mia mamma ha sempre avuto la passione. Mia mamma ha il pollice verde, che più verde non si può, quindi lei fiori, piante o quant'altro, ma l'abitudine di tenere fiori recisi in casa non l'abbiamo mai avuta. Nei giorni successivi alla morte di mio papà io sentivo questo profumo di fiori, e in relativamente giovane età ho avuto un'esperienza a livello ufologico, diciamo così, ecco, perché io e mia cugina avremmo avuto 12-13 anni più o meno, abbiamo visto qualcosa di strano in pieno giorno, in lontananza, in campagna, quella che poteva sembrare una sorta di astronave. Ora, è riduttivo dire così, sarebbe poi, dovrei parlare molto di più. Un qualcosa che ci ha attirato l'attenzione, che abbiamo visto entrambe, siamo corse per vedere, ma non abbiamo potuto vedere, e poi non l'abbiamo più vista. Però la cosa è capitata ad entrambe.
E questo poi non mi è successo più niente fino a quando durante le indagini ho sentito alla casa dei francesi quel vai via che mi ha scioccato, che mi ha sconvolto, ma non ero più in giovane età. Io personalmente anch'io sono un po' più legato al discorso ufologico, perché ho avuto un lontano parente che li ha visti, li vedeva abitualmente. Lui stava in Sicilia e mi ha raccontato alcune vicende, che io non sono siciliano, però insomma questo parente abitava lì, e mi ha raccontato appunto di qualche esperienza visiva, quindi un classico incontro ravvicinato del primo tipo, e però era coadiuvato da fotografie fatte dal nipote, quindi insomma sta cosa mi ha un pochino scioccato, perché ho visto proprio la cosiddetta astronave con giù la scalina, sembra proprio un film insomma tipo incontri ravvicinati. E però ho visto questa foto, esatto, ho visto questa foto tanto da cominciare anche ad appassionarmi in maniera molto seria all'ufologia, quindi acquistando il periodico che faceva parte del CUN, che si chiamava UFO, proprio UFO, la rivista si chiamava così, ed era un mensile che io aspettavo di mese in mese, come si aspetta veramente una bella sorpresa. Mi piazzavo davanti all'edicola e compravo questa rivista, e fino a che, ecco, facendo un passo, un salto temporale un po' importante, mi sono proprio iscritto al CUN, al Centro Ufologico Nazionale, e ragazzi, perdonatemi se non posso dirlo, ma c'è un segreto, non so se è segreto professionale, non so come lo chiamano loro. È il loro segreto professionale, che però esatto. Io ho visto, sentito e ascoltato interviste di persone che mi hanno, come dice Elisa True Crime, particolarmente scioccato. Ecco, per cui da lì è nato, perché poi il paranormale abbraccia tante branche, no? Tra cui l'ufologia, quindi mi sono avvicinato al paranormale grazie all'ufologia. Per quello che riguarda il classico fantasma, l'entità, la presenza nelle ville antiche o nei cimiteri, no, non ho mai avuto esperienza. Anche se ultimamente ti capita di essere un pochino più recettivo, perché certi EVP... Più che recettivo, l'orecchio molto fino. Caspita, però sì. L'orecchio fino, dici, caspita, non sento il cane che abbaia laggiù perché ho il tappo nelle orecchie, ma tu senti... Sì, cioè, qualcosa sentirete... Qualcosa che poi rimane impresso anche sulla videocamera, e cioè, qualcosa vedrete nei prossimi video, infatti, che seguiranno, ma già li avete visti in diverse altre indagini, dove io ho sentito prima che sentissero i miei colleghi e prima che la telecamera registrasse. Sì. Ma questo dà un po' la colpa al mio orecchio da musicista, che fosse più abituato ad ascoltare anche su frequenze diverse, non so, forse quello. Sì, perché ascolta. Poi Michela Barra, ciao, ci chiede come ci siamo conosciuti, ma in parte l'abbiamo già risposto. Io all'epoca commentavo i video sia dei Signal Hunters che di altri gruppi con il nome Apple Pie, e come vi ho detto prima ho lasciato dei commenti, poi ho scritto una mail per segnalare una cosa di un posto dove all'epoca erano stati. Da lì l'invito, no, a fare questa indagine documentario su Crespi D'Adda, e da lì tra l'altro Vito Nomade, che è un altro segnalino, proprio oggi ti ha lasciato un commento. Sì, esatto, no, è gentilissimo Vito, gentilissimo veramente. E da lì poi la scoperta di un'affinità che ci ha portato ad essere qua, a essere quello che siamo. Rispondi tu? Sì, la stessa cosa. Ok, per fortuna. Non posso dire diversamente. Per fortuna. Allora, Chiara Mazzotta ci fa invece delle domande un po' più private, diciamo così. Ciao Chiara. Ciao Chiara. Allora, a me chiede quale canzone di Corrado mi piace di più, e a lui chiede quale scritto mio gli piace di più.
Rispondo prima io. Sì, sempre. Allora, quale canzone di Corrado mi piace di più? Nessuna. Fanno tutte cacare i maiali. Veramente, cioè lui mi costringe ad ascoltarle, Sì. ma io in separata sede, cioè ma è assurdo, Sì, cioè veramente, gola, cioè, dico così. ma come mi devo ascoltare queste canzoni, cioè è una cosa impressionante. No, a parte gli scherzi, ritengo che le canzoni di Corrado siano veramente speciali. Lui odia quando gli si dice che è un poeta. No, non è che lo odio, è Non te lo inappropriato. ecco, invece io ritengo che lui lo sia veramente, ma non perché è Corrado e ce l'ho qua a fianco, ma perché lo penso veramente. Quindi allora mi viene naturale dire tutte, mi piacciono veramente Beh, un tutte. po' di parte. Ma sono di parte effettivamente, però veramente sono davvero belle. Ce ne sono effettivamente alcune che mi piacciono un po' più delle altre, a parte quelle del nuovo disco che dovrà uscire, che le ho viste nascere ed è stata un'emozione particolare, però mi piace molto Luna, e Amore d'inchiostro. Amore d'inchiostro, forse per la storia che c'è dietro, è molto molto particolare. E poi ne dico più di una, mi piacciono tutte quelle che Corrado ha dedicato al mondo del circo, a Liliano, a Patrizia e a Nille, Alessandro, Brian, a tutti. Ho avuto la fortuna di conoscere Liliano, Patrizia e Neil, che hanno il circo più piccolo d'Italia, anzi d'Europa, sì, perché sono solamente loro tre e sono delle persone stupende, davvero una famiglia d'oro, e capisco il perché lui abbia voluto dedicare innanzitutto delle canzoni e perché abbia questo amore smisurato, non tanto per quel mondo, ma proprio per loro. Anche per quel mondo, Anche perché per a me il quel mondo mondo. del circo Sì, però lo diceva Fellini, che non è il primo scappato di casa. Quindi Senza trucco questo amor, Chapiteau, Sì. tutte quelle canzoni lì dedicate al circo. Però Fellini diceva una gran verità, che nel circo all'interno del circo c'è tutta l'arte, perché c'è la poesia, la comicità, la musica, le canzoni, c'è tutto. E poi ovvio che ci sono i giocolieri, ci sono i clown, i pagliacci e tutto il resto, però dentro il circo c'è veramente tutta l'arte. Io lo dico spesso nei miei spettacoli e lo dico a voi per la prima volta, a me spesso è capitato di fare una valigia e dire ok, pianto tutto qui e vado a vivere con loro. Poi non l'ho fatto, sia perché Liliano, che è il capo circo, mi diceva: Corrado, ricordati una cosa, tu sei un gaggio, che gaggio nel loro modo di dire è colui il quale apprezza quel mondo ma non lo pratica. E quindi ha detto: sei un gaggio e sicuramente starei meglio col culo al caldo a casa che qui di notte a buttar giù il ghiaccio dal telone con 10 gradi sotto zero. Però ecco, il primo mio, mio primo intuito era quello di scappare con loro. Poi ovviamente sono nato sotto un tetto. Potevi scappare, che così sì. Cioè. Vabbè. A te quale scritto di Lara ti è piaciuto di più? Allora, un po' come Lara ha detto, che ha avuto il piacere di ascoltare le canzoni che ancora dovranno uscire del mio disco, io ho avuto il piacere di leggere un racconto che ancora non è uscito e non so quando uscirà, ovviamente, non lo sa neanche lei, No. per cui non possiamo saperlo. Però avendo letto tutto di quello che ha scritto, ecco, forse quello è quello che mi ha lasciato il segno di più. Però non posso dirvi niente, ragazzi, perché non ce l'ha neanche il suo editore, per cui No. sarebbe proprio una roba. Però ecco, posso dare sì, però il racconto che sta per uscire o appena uscito, è appena uscito, e che vi mettiamo in sovraimpressione, vi mettiamo la copertina in è sovraimpressione. meraviglioso, per cui vi invito, ma non perché ci sia Lara qua, come lei ha detto prima, non perché c'è qui Corrado, io invito voi ad acquistare il suo libro sui migliori store digitali e poi in libreria si può ordinare, eccetera. Esatto, Così come i miei dischi alla fine, perché cioè uno dice dove li compro, o mi telefonate, cioè o mi scrivete sugli store, oppure andate su Apple Music, Amazon Music, eccetera, esatto. Stessa cosa. È una cosa freschissima, lo avevo detto già qualche tempo fa, adesso è concreta. Non ho in mano concretamente il libro perché l'editore me lo ha spedito e deve arrivare. Sì. Magari arriva tra un'ora, magari arriva tra un'ora, per cui
non ho la possibilità di farvi vedere concretamente tra le mie mani il libro. Vi faremo in sovrimpressione la copertina. Si intitola 1000 anni, lo state vedendo, lo avete visto, si intitola 1000 anni. Che cos'è, mi chiederete, perché molti me l'hanno chiesto, Non già tra gli amici. però, No, dico semplicemente che non è nulla che riguarda il paranormale, o almeno non tout court, ma è una favola fantasy bella. Non dire altro. Non dico altro, per cui se vi incuriosisce, se vi interessa, adatta a qualsiasi età, Confermo. anche se favola fantasy potrebbe far venire in mente un pubblico di bambini o ragazzi, no. È adatta a tutte le età, per cui se vi incuriosisce, spero vi piaccia. Ecco. Andiamo avanti. Luisa Burbello ci chiede: farete la 11 miglia? Sì. A parte che l'abbiamo fatto una volta. Sì. L'abbiamo fatto una volta, per cui Ma sì, la rifaremo. però la rifaremo, sì. è probabile che la rifaremo. Marco Masiero ci fa una domanda molto impegnata, nel senso bella corposa. Esatto. Crediamo alla reincarnazione? Vai. Ah, tocca a me. Sempre te. Credevo che stavolta No, rispondesse no. prima lui, Marco, scusami. Allora, domandona. In parte sì. Credo che l'energia che noi siamo molto probabilmente non si esaurisce così. E da qualche parte va. Devo essere sincera, non mi è mai capitato di incontrare persone che abbiano testimoniato questo, ma non perché non ce ne siano o perché su YouTube o in altri mezzi di comunicazione non ne abbiano parlato. Non mi è mai conosciuto, non mi è mai capitato a me di persona di conoscerne. Però in linea di massima ti dico di sì. Io in linea di massima ti dico di no, ma non perché non voglio andare a controllare, No, non ci contro il mancherebbe, tuo ognuno pensiero. ha le sue... Esatto, io penso, forse è un po' collegato al discorso che ho fatto all'inizio con i miei genitori. Io speravo di sognarli e quando li sogno molto male, e cioè della serie proprio incazzatissimi con me. Io ho fatto un sacco di stronzate, lo ammetto, però ecco, o non li sogno così, e per cui in tutto quello che riguarda l'aldilà, che non sia l'aldilà, perché l'aldilà ce l'ho sotto mano, come si suol dire, ecco, tutto ciò che riguarda l'aldilà sono un po' come San Tommaso, ma me l'avete visto nelle indagini. Io finché non mi si presenta il fantasma e mi dice piacere, mi chiamo Giovanni, abitavo qui 100 anni fa, non ci credo. Poi ci sta che sento le VP, ci sta che brilla il K2, ci sta tutto, ci sta veramente tutto, perché nessuno, nemmeno quelli che si fanno passare per scienziati, dicevano delle verità, perché nessuno finché non va dall'altra parte non conosce. Mi viene in mente persino la Hack, Margherita Hack, sì. che fu insomma contestata pesantemente proprio perché lei accusava tutti coloro che credevano negli UFO come dei cialtroni che non avevano voglia di fare altro che dire stupidate. Insomma, quella tanto di cappello a Margherita Hack, ma aveva un pochino la mente chiusa. Io non penso di avere la mente chiusa, penso di essere una persona che finché non vede non crede, che non c'entra niente secondo me con la fede, anche se qualcuno potrebbe scambiarla per una non fede, perché uno ha fede indipendentemente che ci sia o non ci sia qualcosa, ha fede, basta, poi quello che troverà non si sa. Non penso che sia un discorso di fede, penso che sia un discorso di carattere. Io finché non vedo non credo. Ecco. Basta. Poi stemperiamo un attimino il passaggio di domande. Elfa Guerriera, la nostra cara Isabella, un bacione. È proprio molto molto più ruspante nelle domande. Qual è il nostro piatto preferito e perché? E se ci piace cucinare. È vero che tocca sempre a me per primo. Allora, io adoro la pizza. Il perché? Perché adoro la pizza.
proprio piace. perché mi piace tanto. Prevalentemente sono di salato, per quanto ogni tanto abbia i colpi di testa sul dolce, ma la pizza, la focaccia farcita, ecco, Sono le 3:15, mi stai mi già facendo venire fame. Eh. Per cui ascolta, la pizza, sì, no, la pizza, se io devo usciamo a cena, ti porto nel ristorante mega sellato, no, portami in pizzeria. Quindi portami Isabella, in pizzeria. se un giorno ci inviterai a cena ti costa niente. Ecco, sì, no, ma vedi, sono anche economica da quel punto di vista lì, assolutamente. No, io non sono di come dire, di brand, di marche, ma in qualsiasi cosa, ma proprio per niente. Io sì. non sono attaccata. Se mi portate in via Monte Napoleone io vado dritta, io non guardo le vetrine. Beh, proprio Monte Napoleone, per chi non è di Milano, sì, fa penso parte, che insomma, sia sì. esatto, ma veramente lui lo può dire, cioè io posso passare davanti alle gioiellerie, posso passare davanti, ma se passo davanti a un fornaio Sei fottuta. veramente, no, veramente, io non abbigliamento, scarpe, sì, ovviamente. Mi vedi che devio se passo davanti a una pasticceria a forno o in libreria, ecco, lì sì, lì potrei rimanerci in eterno. Sai cucinare? Sai cucinare, ma arrangio, lui ancora non è morto, non è la mia passione, non è assolutamente la mia passione, ci sono cose che mi vengono bene, bravo. però non è la mia passione. È bravissima, confermo. Per quello che mi riguarda, tutto ciò che è a base di formaggio, ma proprio tutto. Quindi la mucca intera. Sì, la mucca, se mi porti una mucca in casa io sono contento, nel senso da latte da bere a formaggio già pronto, insomma, tutto ciò che è latticini. Volevo guardare, sì, la batteria ce n'è, no, stavo vedendo la batteria, avevo paura che si scaricasse. Se non ci vedete più è perché la batteria è andata. Quindi a base di formaggio assolutamente sì, tutto. Ma poi e quindi fottuto il mio colesterolo, però quello che è il mio. Ecco, però ma non è per solufianarmi Isabella, però tutta la cucina toscana, Isabella, è veramente imbarazzante. Io vivrei in Toscana, ma poi in solo per quello. Ma poi in Toscana avete miliardi di pasticcerie. Ma non solo. Ma quando siamo andati da Christian l'estate scorsa, nei tragitti che facevamo, no, per spostarci magari da un posto di indagine all'altro di giorno, ti faccio vedere questo, vai, pasticceria, sono tantissime, poi c'è una carne che la tagli col coltello, anzi col grissino, no? Col coltello, di una bontà folle. In Toscana si mangia in maniera superlativa, quindi Isabella, se un giorno avrai la sconsiderata idea di invitarci a cena, non farlo, comincia a mettere via i soldi, non farlo, sei fottuta, tu e Sauro siete fottuti, non farlo. Parlando di Toscana, Silvia Ferri per mail ci ha chiesto come hai conosciuto Christian del Museo dell'Impossibile e che rapporto hai con lui. Allora, l'ho conosciuto a me? Sì, okay. Probabilmente perché ti ha visto andare. Ma allora, Christian l'ho conosciuto come tutti i Ghost Hunter d'Italia, chiedendo appunto a lui se poteva invitarmi al Museo dell'Impossibile per fare delle riprese, per scoprire questo museo incredibile, e quindi come tanti l'ho conosciuto in questo modo. L'unica cosa diversa è che è scattata un'amicizia assolutamente unica e meravigliosa. Io a Christian voglio un bene dell'anima, non fa altro che sponsorizzare le mie canzoni su Facebook, quindi mi fa anche pubblicità in questo senso, e gli voglio bene come un fratello, quindi e poi ovviamente ci accomuna la passione, anche lui è un musicista, anche lui è un amante del paranormale, abbiamo tantissime cose in comune, il segno zodiacale tra questi, e insomma ci sono tante cose che abbiamo in comune io e Cri, per cui gli voglio un bene infinito e basta, solo questo posso rispondere. Io mi inserisco semplicemente perché l'ho conosciuto dopo rispetto a te, ma confermo, neanche tanto dopo. Sì, no, neanche tanto dopo, però confermo la bellezza della persona Christian. Sì. È veramente un ragazzo speciale, dagli interessi eclettici, è fenomenale, è una persona di cultura, ha voglia, dal cuore d'oro, veramente dal cuore d'oro, e non si tira mai indietro. E poi
e poi è di una simpatia, è veramente veramente il classico bravo ragazzo, no? Sì. È un privilegio averlo conosciuto Ed essergli amico. Sicuramente. Poi Laura Frassoni, due domande divergenti. Due animali, cosa vuol dire? Scusa, se abbiamo animali, ecco, per quello, e poi qual è la vostra indagine da sogno? Beh, abbiamo animali? No, purtroppo devo dire, perché siamo... Io, lei a me. Sì, già ci bastiamo. Ci diamo le crocchette la sera e puliamo la vaschetta tutte le mattine. Allora, ma che schifo, gli amici, scusami, vorrei mica tenerla. Ci siamo stati tanto così, e lo siamo tuttora tanto così, dal decidere di prendere un gatto, perché un cane non sarebbe, soffrirebbe il cane, non perché non ci piacciono i cani. Forse amo più i cani, però sarebbe insostenibile. Esatto, però non abbiamo ancora deciso, semplicemente perché non è il nostro stile di vita, ma i nostri impegni non ci permettono di stargli dietro a dovere, soprattutto se lo si prende piccolino dall'inizio. E se si prende un animale bisogna esserci, o lo si prende e ci si è, come esatto, si dice, esatto, oppure si evita. Ecco, si evita, per cui a malincuore ti diciamo no. Anche perché so cosa vuol dire avere un animale domestico, perché in passato l'ho avuto, e quindi le volte perdiamo, cioè ci mettiamo lì a guardare i video dei cani e dei gatti come due cretini. No, il problema è che poi io sono molto ordinato nel disordine, però nel mio disordine ordinato, se ho una cosa fuori posto io mi accorgo anche se sono fuori dalla porta. È vero. Quindi avrei paura che il gatto... ma qua troverebbe il parco giochi il gatto. Sì, perché quei cavi che ho in giro, microfoni, Sì, lo vediamo che penzola tra i cavi, microfoni, canta lui al tuo posto dopo. Esatto. No, quello sicuro, adesso a parte gli scherzi, però così. Questa domanda quindi era cumulativa. Certo. Qual è la vostra indagine da sogno? È sempre lei, sì. Allora, io ne ho due e le dico. Allora, devo essere sincera, quando me l'ha fatta mi è venuta in mente una cosa che effettivamente da sogno, ma Alcatraz. La prigione di Alcatraz. Non ci avevo pensato, bella sì. La prigione di Alcatraz, perché fa tanto poveglia, no? Come perché è su un'isola e tutto così. Però un carcere, per quanto ce ne siano che in Italia di carceri abbandonati, ma non sono di facile accesso, diciamo così, non ci è mai capitato. No. E quando hai fatto questa domanda, Laura, mi è venuto in mente Alcatraz, così, di punto in bianco. Io ne ho due. Allora, una è l'Area 51, anche se non è un'indagine paranormale, o meglio, è un pazientare, aspettare con la telecamera che passi un disco volante, o comunque un progetto americano con tecnologia aliena, perché quello sarebbe l'Area 51, e poterlo riprendere e quindi avere per me una testimonianza video, ma farla avere anche voi. E l'Area 51 in assoluto dormirei lì nel Nevada, nel deserto del Nevada, per 3 notti di fila. E poi ce ne sarebbero altre 2 in realtà, non una ma 3, quindi l'Area 51 poveglia, e poveglia assolutamente, che è di facile realizzazione, non è niente di impossibile. E poi ci sarebbe la foresta di Ayabacho, che è questa foresta in Romania, dove, sempre legata all'ufologia, si dice che ci siano avvistamenti continui, ma già dagli anni 50 fino ad oggi, e dove tra l'altro per una non si sa quale motivazione crescano gli alberi tutti storti, e questa è una cosa un po' particolare. Domi71 per mail ci chiede come avete conosciuto Franci e Davide e come vi trovate con loro, e in più, ma loro due sono una coppia? Ne rispondi prima tu? Non sono una coppia. No. Vivono di vita propria. La Franci è fidanzatissima con il nostro amicone.
Mentre invece Davide non è il fidanzato di No. Davide non è il fidanzato di cavoli suoi, per cui no. Come li abbiamo conosciuti? Beh, Franci entrambi li abbiamo conosciuti grazie o a causa di Villa Azzurra. Ah sì, giusto. Perché Franci ha partecipato alla nostra indagine a Villa Azzurra, anzi è stata lei che ci ha un attimino imbeccato. Sì. Lei è Cristina. Lei è Cristina, esatto. Salutiamo, ciao Cri. Ci avevano indirizzato il posto, come fare, insomma ci hanno aiutato a livello logistico, diciamo Sì. così, per cui l'abbiamo conosciuta in questo modo e è stato amore a prima vista quasi, sì. Perché Francesca è davvero una cara ragazza. È un pezzo di pane. E non è nostra figlia. No, non è nostra figlia. Sfattiamo questa cosa perché molti ci hanno chiesto: ma è vostra figlia? No, Francesca c'ha quasi 40 anni, non si dicono l'età delle donne. Sì, effettivamente però adesso chissà che ne dimostra 18. Sembra una ragazzina, Francesca. Però ne ha 38, però una roba così. sì, ed è fantastica. È fantastica, per sì. cui e la prima uscita che ha fatto con noi era nel bunker di Verona. La prima uscita ufficiale Da da segnalante, esatto, l'ha fatta quando siamo andati al bunker a Verona, per cui ed è stato, diciamo, amore a prima vista con lei, Sì. Perché ci è piaciuta subito e gli abbiamo fatto questa proposta e lei ha accettato. Davide invece l'abbiamo conosciuto attraverso un documento che lui ha ripreso, ha registrato in maniera sublime, forse il documento più bello e più esplicativo, che parla di Villa Azzurra, dove abbiamo fatto un'indagine e io cercando Villa Azzurra per avere informazioni, il primo video che mi è saltato fuori era il suo. E ci siamo impressionati per la precisione. Bellissimo, no? Davide è così, Davide è proprio... E la delicatezza soprattutto nell'affrontare un argomento di questa portata. E poi lui nel contempo era un segnalino come voi, quindi dai vi seguo, dai di qui, dai di lì, e poi una volta ha detto dai se venite a Torino vi faccio vedere un posto per fare un'indagine, che poi l'avete vista, era, oddio adesso non mi ricordo, la Casa delle Ombre. La Casa delle Ombre. E da lì, ecco, dopo l'indagine che abbiamo fatto con lui abbiamo deciso di inserirlo, anche perché egoisticamente parlando è giusto che ci siano almeno 2 ometti e 2 signorine, perché solo 2 signorine con me e basta, un po' pochino. Sì, a volte si va in posti davvero infami. Sì. E Davide, oltre a essere un uomo che se c'è da menare un pugno lo sa menare, ma è anche una persona di un equilibrio incredibile, e poi è un bravissimo ragazzo. Sì, assolutamente. Abbiamo fatto bingo sia con Davide che con Francesca. Loro sono la parte più tranquilla. Sì, sono i più professional. Sono i più professional, esatto. E sono i gianduiotti. Sono dolci. La sezione H Piemonte, SH Piemonte. Sezione H di che? Così. SH Piemonte. SH Piemonte, la sezione H, SH Piemonte. Sì. No, loro sono veramente d'oro e con loro ci troviamo veramente bene, sì. Proprio nella fase proprio dell'organizzazione di ogni indagine, sia che ci si sia tutti in indagine o meno, cioè si scatenano i neuroni di tutti e 4 e sì. Così comincia le mangiate e lì e là dopo, e poi le mangiate, siamo sempre lì, insomma alla fine siamo sempre poi lì. Ragazzi, quest'anno nella nuova stagione si mangia di più, no, più in là ci sarà un'indagine condotta proprio da Franci e da Davide, da soli, sì. come era già successo qualche mese fa nella vecchia stagione, e vedrete che ne hanno fatte delle belle. E lì è stata veramente una bella indagine. Ed erano loro due. Noi non c'eravamo. Poi Gaia Scarpini fa 2 domande, una a noi e una più una riflessione per te, cioè una domanda riflessione per te. Allora la domanda dice: cosa vi dà soddisfazione e cosa vi infastidisce quando pubblicate un video? Addirittura infastidisce, oddio. Difficile. Beh, è vero che devo sempre iniziare io. Beh, se vuoi iniziare. Cosa vi dà soddisfazione? La soddisfazione nel pubblicare un video è il lavoro svolto. Forse il lavoro che c'è prima, nel senso che quando si decide di andare in un posto, come vi dicevamo prima, no? Si scatenano i neuroni, quindi c'è la ricerca di dov'è quel posto, se ci si può accedere tranquillamente, se occorrono permessi, se tutto quanto. Poi la storia.
la storia di quel posto, e quindi la ricerca di tutto quello che si riesce a trovare, perché non è sempre facile. No. E quindi documenti, si va a scartabellare su internet, siti, per capire se l'incrocio dei dati corrisponde, ma uno dice una cosa, uno dice un'altra, chi è passato di lì, se ci sono leggende, in che termini consistono queste leggende. È tutta la parte di preparazione. La parte di preparazione, ovviamente, poi tutto il resto, forse l'indagine che ti coinvolge tanto, sì, tanto emotivamente. Poi c'è la parte più brigosa, che è quella del dover ascoltare, del dover montare le cose. Beh, la seconda parte rispondo io. Sì, ok. Perché siamo in sintonia. Sì. Beh, quindi faccio copia e incolla di quello che ha detto Cosa lei. ci infastidisce? Sì. Allora, quello che infastidisce, semplicemente questo, noi per fare dei documentari, che poi fa lei, forse era meglio che rispondesse lei, vabbè. Comunque per fare dei documentari che ovviamente riguardano più Lara e la Franci, ma a volte anche certe indagini, insomma ci sbattiamo, tra virgolette, come senza tra virgolette, come fare un'indagine, con la differenza che ci sbattiamo con le chiappe sul divano anziché uscire e andare verso luoghi insomma anche pericolosi. Però chi fa documentari tipo Lara e tipo Franci stanno lì giorni, settimane, mesi a tirare su informazioni eccetera, per portare un contenuto che sia diverso innanzitutto, che arricchisca il canale e che informi e che completi quelle, esatto, che sono le indagini fatte. A volte non solo le indagini, a volte sono documenti a parte, che possono essere di curiosità, ma che non è pura curiosità così, ma è qualcosa di un pochino più sostanzioso. Ecco, quella cosa qui che appunto fa sì che loro si facciano un bel mazzo, ecco, non ha la stessa visibilità che hanno i video, dove magari andiamo in quella casa, in quella villa, in quel manicomio eccetera. Però vi assicuro, ragazzi, ma ve lo assicuro per certo, che l'impegno è tanto quanto, perché Lara quando ricerca le cose e quando registriamo ci vogliono circa 6-7 ore di lavoro, quindi una giornata di lavoro per un impiegato normale. E Franci uguale. Quindi. Senza contare l'aspetto della memorizzazione. Sì. Allora, io fino adesso ho sempre cercato di memorizzare il più possibile le informazioni, per potervi dare un contenuto dove, mi vedete, non leggo, cerco di dirlo così, e non è facile, perché per arrivare a quel risultato ci sono ore di studio innanzitutto, e no aspetta, cancella perché non va bene, no aspetta perché sono molto critica e molto no, non adesso, però quando no, nel senso, quando mi riprendi durante l'esposizione dei documentari, quante volte ti dico no aspetta, fermati, perché gli rompo le palle in una maniera clamorosa, però è così, e c'è il lavoro dietro, e quando vedi che questo lavoro non viene, tra virgolette, riconosciuto, alla fine a molti di voi probabilmente queste cose non interessano, però dici caspita, cerco di fare qualcosa per stuzzicare la curiosità, per approfondire un argomento, per fare anche un pochino la differenza, non perché si debba fare la differenza, assolutamente, noi non siamo nessuno, ma per dire, cavoli, c'è un'indagine, c'è un posto, ti do quel qualcosina in più per renderti conto. Ecco, quando questo non viene sempre totalmente apprezzato, un pochino dici, chi me lo fa fare? E infatti avete visto che comunque nel tempo io ho diminuito la frequenza dei documentari, e se mai ne farò penso che li gestirò in maniera diversa. Quindi se volete che Lara e Franci continuino nelle loro rubriche, nei loro studi, scrivetelo, perché anche questo è scrivetelo e guardateci. Esatto. Scrivetelo e guardateci. Sempre Gaia Scarpini ti dice questo. Allora dice: sono iscritta anche al tuo canale musicale e mi piace tanto. Grazie. Se tutti i segnalini si iscrivessero, cresceresti anche di là, perché davvero te lo meriti. Non è tanto una domanda quanto un'affermazione. Sì.
Ragazzi, grazie Gaia ovviamente della fiducia, dell'iscrizione e effettivamente come lo dicevo prima ragazzi, il canale musicale è un canale difficile da gestire perché la musica in Italia ha preso un'altra direzione. O sei veramente il figlio di Santa Maria De Filippi oppure non vai da nessuna parte. Io ho 53 anni, quindi insomma potrei essere il nipote della De Filippi, quindi no, il nipote, il marito quasi, che è vecchia come me, per cui non lo so neanche io. Comunque sia, la musica ha preso un'altra direzione, il cantautore, ossia quello che sono, non è più una cosa anacronistica e quindi di conseguenza va tutto a complicarsi. Anche un canale YouTube io devo gestirlo in base a ciò che produco, quindi alle mie musiche, alle mie canzoni, ai miei testi eccetera. Poco credibile sarei se facessi dei vlog dove vedete che vado a fare la spesa, torno, mangio e mi metto a suonare il pianoforte. Non so a quanti possano interessare queste cose. Circa il fatto di è peccato se tutti si iscrivessero, io vi invito a iscrivervi, però nessuno può obbligare nessuno. Comunque, visto che ringrazio Gaia per questo input, nel caso voleste fare come ha fatto Gaia, il mio canale si chiama Le Storie di Corrado, non vi sbagliate, cercate Le Storie di Corrado su YouTube, vedete la mia faccia da pirla e sono io, quindi basta fare iscriviti e poi conoscereste anche canzoni nuove, vecchie, nuove. Che meritano, ve l'ho detto prima, davvero meritano. Mi farebbe piacere, tanto a voi non costa niente, quindi... la musica in Italia sta andando a ramengo, sì. E quindi se c'è ancora. Ma io purtroppo sono uno di quelli che sostiene che dopo Modugno Sanremo è morto, però sarò anacronistico io, insomma. Un'altra domanda un po' più personale, diciamo così, di Susanna ci chiede... Cioè Susanna di nome, Susanna di sì, Susanna, io ho scritto quello che è. Quali sono i pregi o i difetti che amate l'uno dell'altro? Sì, Clemente. Lo fai tu prima, tanto ci penso. Allora, una lista un pregio e un difetto. Lei ha scritto O. Io dico E. Allora, il pregio di Corrado, ma è una cosa che sento su di me, è il fatto io sono molto ansiosa, spesso paranoica, nell'altra volta che controllo la macchina 50.000 volte. Fondamentalmente ho tante paure. Lui mi ridimensiona, lui ha la capacità di ridimensionarmi e di fermarmi, no? E di farmi ragionare, e di questo lo ringrazio tanto. Non c'è di più. Il difetto non che odio, ma che alla fine amo, ma ormai lo conosco, è che cambi idea ogni 2 minuti. Cristian Alpini, siamo dei gemelli, lo sai che è così. Cioè lui è capace di dirti questa sera mi piacerebbe mangiare quello, anzi adesso che mi viene in mente devo preparare una cosa patate zucchine. Devo preparare, esatto. E se non ti muovi scelgo di mangiare il pesce. Scherzo, esatto. Lui è capace di dirti a un'ora dalla cena, allora io non sono una di quelle che prepara 10 anni prima le cose, per cui tante volte mi organizzo a ridosso del pasto, no? Per cui so quello che ho in frigorifero, per cui dici posso fare questo. Ok, lui mi dice stasera vorrei mangiare X. Va bene. Dopo tu ti metti già in moto, no? Con la testa, dici ok, faccio questo, i miei tempi, ce la faccio. No, ma cosa ne dici se... No! Cioè io sto preparando quello. Queste sono fesserie, ma io cambio anche nelle cose importanti. Sì, quella è una cosa, esatto, quello è il niente, per cui tante volte ci manca poco che durante il viaggio per l'indagine tu stai andando e fai, no aspetta, deviamo che andiamo di là, cioè capisci, capace di fare anche questo. Sì. Però è una cosa che conosco e quindi io adesso devo dirti i pregi che è una brava persona, che sembra scontato ma non lo è affatto, proprio per niente. Penso che sia la cosa meno scontata del mondo. È una persona che se hai bisogno c'è in ogni momento, anche per una mezza parola c'è, quindi la disponibilità e la bontà, questa è la sua.
e questo è il suo pregio. Il difetto è la stessa cosa, perché a Milano si dice che se sei troppo buono sei anche troppo scemo. Da noi si dice non è troppo buono, troppo coglione. Per cui questo è il suo più grande difetto, deve fregarsene un po' degli altri, tanto gli altri prima o poi se ne fregheranno di te, e bisogna un pochino guardarsi per sé e poi se c'è posto anche per gli altri, perché tanto insomma se non stai bene con te stessa non stai bene Sì, con gli quello è altri. vero. Quindi è troppo buona, ma il troppo buona fa sì che poi diventi troppo Cogliona. ma senza cattiveria. No, ma me lo dico da sola, quindi. E poi perché è un po' ansiosa, ecco, quello sì. A quell'attimo. No, quando deve andare a chiudere la macchina esce un'ora prima, io sono ancora sotto la doccia, lei lì fa tic 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 e già che apre e chiude la macchina. Dai, caspita. Allora, le ultime 2 domande. Di già, quanti minuti è? Minchia, 50. un'ora. Un'ora di video. Perdonateci. Mamma mia. Allora, Ginevra68 per mail Sì. ci chiede, cioè ci dice: ho visto le foto del firmacopie del PIT, cosa pensate di loro e fareste mai un'indagine con loro? Allora, cosa pensiamo di loro? Vabbè, noi li abbiamo conosciuti proprio Un secondo. Ciao. Esatto, come è stato per tutti quelli che erano là. Però mi viene da dire che sono dei cari ragazzi. Sì. Cioè, sarà che li guardo da più adulta di loro. Potresti essere quasi la loro... Potrei, non dico essere madre sua no, mamma, però... ma quasi. Io non so quanto. Allora, sfatiamo sto mito. Io manca poco, compio 54 anni. Fai conto che Paolo Quindi... ne avrà 30, Debbie 27. Non lo so, magari di più, però ci può stare. Sì. Io non so se non so se qualcuno è svenuto quando ho detto lui è più giovane di me, sì. Quindi di un anno. Sono il toy boy. Me li scelgo, mi seguo giovane. Sì. No, sono del 70, di conseguenza. Io del 71, quindi. Sono del 70, quindi parlo da mamma, mi viene da dire, no, da zia, no, diciamo da zia. Per cui io li vedo come dei cari ragazzi che hanno saputo inventarsi, che hanno saputo essere fantasiosi, hanno saputo fare della loro passione, forse questo l'avevamo già detto all'epoca, dei loro desideri un lavoro. Sì. E tanto di cappello perché ce l'hanno fatta. Dovessero mai chiederci, ma dovessero mai chiederci, ragazzi, grazie della fiducia, però, di fare un'indagine con loro, ma visto che se dovessero chiedercelo, ma vuoi dirgli di no? Voglio dire, assolutamente puoi sì. dirgli di no, anche per la curiosità di poterli conoscere meglio, perché si sa, quando si fanno le collaborazioni hai la possibilità di conoscere un pochino di più, sì. No, l'altro team con cui vai fuori in indagine, per cui anche solo per questa opportunità, non tanto per l'indagine in sé, sì. Ma proprio per l'opportunità di scambiare 4 chiacchiere con loro e conoscerli, perché no? Io rispondo la stessa cosa, ragazzi splendidi, belli, innanzitutto bellissimi, sì. Debbie è meravigliosa, Paolo è un bellissimo ragazzo, e anche Jack e Marco erano ma proprio belli. Quando dite, sai, quei bei ragazzi, ecco, loro sono proprio belli, più di presenza che in televisione. E poi sono simpaticissimi e hanno fatto di una passione, come diceva Lara, un mestiere, perché uno faceva ben altro e Debbie un'altra cosa ancora nella loro vita, e hanno fatto diventare un lavoro. E qualcuno può dire sì, però fan finta. Ragazzi, indipendentemente da chi fa finta o chi fa sul serio, la verità su questo argomento che voi seguite da noi tutti i lunedì e su altri canali in altri giorni, la saprete solo quando andrete dall'altra parte. Quindi il PIT ne sa come i GHT, che sono i più scienziati di tutti per me. Adesso so che mi beccherò gli insulti, ma chi se ne frega. No, ma comunque sia, la verità sul mondo paranormale non ce l'ha nessuno in tasca. No. Non ce l'ha nessuno. È un insieme di tante cose. Sì. Purtroppo non c'è ancora la prova di nulla. Si va a sensazioni, si va a fede, si va io ci credo, io ho sentito, ad esperienze, perché io continuo a ripeterlo. Credo che ognuno di noi almeno una volta nella vita abbia vissuto qualcosa di particolare e che magari non ha il coraggio di dirlo o ha paura di dirlo, non vuole, perché poi passi per il matto di turno, no? Sì, diciamocelo, certo. È così.
anche quando si dice ma cosa fai? Ma sei un canale YouTube, cerchi fantasmi, cioè, capito? Ti vengono, ti denigrano, ti pigliano per scemo. Perfetto, va benissimo, però io ritengo che ognuno di noi ha qualcosa, ha vissuto, però la prova non c'è. Perché io posso dire, come io vi ho raccontato prima, ho visto questa cosa che sembrava un'astronave, no? Oppure ho sentito il profumo di fiori, ma l'ho sentito io, non c'eravate voi lì a sentirlo, quindi potevate benissimo dire, ma figurati, lo dici tu. Purtroppo è così, la prova non c'è, quindi la verità non ce l'ha nessuno, non ce l'ha nessuno. E L'ultima domanda, sì, Donatella. Ho aggiunto una cosa perché non riuscivo a leggere. Ho detto, no, sì. Donatella Bigi per mail ci dice qua, ci giochiamo tutto. No, scherzo. Quali sono i 5 team che preferite nel panorama paranormale? Quindi i nostri avversari è un parolone. Colleghi. Ma allora in ordine li abbiamo messi in ordine di come si chiama? Alfabetico. Sì. Gli ARPA. Sono i nostri Gli ARPA, cuginetti. oltre ad essere dei grandissimi amici, Monica Rino, veramente sanno gestire le indagini in maniera eccellente, penso, con una serietà, con un approccio, poi sono calmi, sono tranquilli. Monica ogni tanto schizza, ma Rino ha una plomb inglese. Veramente. No, hanno un modo di approcciare l'indagine unico, direi, unico. E poi mi affascina quando Monica fa la tavola Ouija. Io non l'approccerei mai, non sono pronta per questo, ma quando la fa lei sto lì a guardare. Quindi ARPA, gli ARPA. Questi li abbiamo scritti in ordine alfabetico per non far torto a nessuno. Poi il crop, lascio parlare. Allora, il crop di base è nato soprattutto, adesso perdonami Giorgio Pastore che è il leader di questo crop, io mi sono avvicinato a loro soprattutto per un discorso di tipo ufologico. Sapete, l'ho detto 100 volte in questo video che amo tutta la parte ufologica del paranormale, però poi ho scoperto che fanno delle indagini meravigliose, lui, la sua compagna o moglie, non mi ricordo, Lucia, con le sue collaboratrici. È veramente un canale bellissimo che io seguo con piacere. Abbiamo avuto la fortuna di assistere a una conferenza indetta da Giorgio Pastore, appunto del Crop, presso un locale di Milano, ed è stato molto molto interessante. Vi invito a guardare il suo canale perché sono veramente bravi, e poi Giorgio è una persona di una cultura spaventosa. Sì, veramente. Poi, vabbè, il Museo dell'Impossibile, Christian. Volevo neanche non scriverlo perché tanto... Christian, oltre ad essere quello che vi ho detto prima, ha fatto delle notti impossibili, ragazzi, che andate a vedere il suo canale, ha dormito in una grotta col pipistrello. Sì, ma nell'ospedale dove siamo andati non facciamo perdere. Noi ci siamo cagati in mano a fare 2 ore di sera, che poi sera era notte, in un ospedale abbandonato dove c'era il dottor Morte. Se non avete visto il video andate a vederlo. E lui ci ha dormito da solo. Cioè io neanche per €1.000.000 sarei rimasto lì da solo, ma poi ne ha fatte di cotte e di crude, e poi è pieno di curiosità. Il suo canale, oltre a essere improntato sulle indagini, è anche improntato sul suo museo e su tutto quello che riguarda la sfera del paranormale. Sì, il mistero e tutte quelle cose lì. Poi, per quanto non siano forse paranormale tout court, gli Scarebox, sono altri amici gli Scarebox meravigliosi. Sono fantastici, Lawrence, sono Jack veramente e Jude veramente fantastici, davvero. Non so cosa dire perché mi sono veramente, io li chiamo, non so se vi è mai capitato di vedere alcuni commenti miei ai loro video. Sono i miei nipotini, mi chiamano zia, perché sono sempre la più vecchia, perché per quanto no, ma poi però veramente mi sono affezionata davvero a loro, sono delle care persone, e poi fanno dei video strepitosi, sono film, fanno dei video strepitosi, cioè, potrebbero sostituire un film su Netflix, poi veramente sono geniali, sono veramente geniali.
Poi Terry. Io l'ho messa in ordine alfabetico con la T perché non sono stata lì a scrivere, doveva essere prima perché Teresa di Entity Paranormal, oddio, Explorer Entity Paranormal, sì, adesso ha cambiato nome. Scusaci Scusa Terry, ma per noi sei Teresa. Per noi sei sempre lei. Però non è più così. È un vulcano. Sì. Terry è un vulcano. Una furia. Sì, ha un'energia e un modo di approcciare le indagini che ti spiazza, Sì, veramente. è molto intuitiva, sì, sanguigna. Sì, esattamente. Fa una bella coppia con Alessandro, perché Alessandro è molto più pacato. Sì. E poi vabbè, nel privato, non privato, nel personale, fuori indagine, sono una coppia strepitosa. Sì, sono una coppia strepitosa, sono una coppia, con cui si sta davvero davvero tanto volentieri. Sono la classica coppia perfetta nella vita, e poi sono... Sì. Io mi sentite ripetere questa cosa tante volte oggi, però sono due bravi ragazzi di base, Sì. indipendentemente dalle indagini, Sì. che sono bravissimi, ma sono di base due bravissime persone. Sì, hanno questo modo. C'è Ale che un po' controbilancia, no? Sì. Terry che appunto è questo vulcano. Quando lei parte, mi ricordo quando siamo andati alla cascina del Prede Ratana, quando ci siamo messi d'accordo per fare l'indagine lì, proprio si è scatenato anche lì il gioco dei neuroni, nel senso, Sì. Lara, dove hai trovato le informazioni, mi dici dove posso cercarle. Lei aveva trovato cose che io non avevo trovato, per cui eravamo all'Esselunga, nel bar dell'Esselunga, a bere un aperitivo, e loro due si scambiavano i fogli delle informazioni. Sì, un vulcano. Mi fa, Lara, guarda, ho trovato continuo. questo, leggi se è quello che hai trovato anche tu, cosa dici se Sì. diciamo questo, se diciamo quello. Cioè veramente è stato una esplosiva. Terry è una bomba. Sì, Terry è una bomba. Sì. Ci siamo permessi di aggiungere altri due, tre, a dire la verità, altri tre ai 5 che Donatella Bigi ci ha chiesto, perché volevamo un attimino ampliare. È stato difficile dover fare dei nomi ed escluderne altri. Allora, il RIP sono questa coppia del Emiliani, Romagnoli, forse qualcuno di voi li conosce già. È un po' di tempo che non fanno indagini, in realtà adesso hanno un altro canale più vlogger, più vlogger, esatto. Hanno per il momento accantonato la parte delle indagini, anche perché hanno un lavoro, insomma, fanno i mercatini, non è un segreto, voglio dire, lo mettono sui video, quindi non è niente di però il loro modo di fare indagini a me piace molto. Ci piace sono molto pacati, molto precisi, molto professional. Sì, molto professional. Sì. Hanno questo un modo molto pacato di rivolgersi alle eventuali e poi entità. La ragazza ha questa Agnese ha questa cosa di parlare con l'entità come se parlasse a un bambino. Sì, è molto dolce. Esatto, è molto molto dolce. Questo approccio mi è sempre piaciuto, Poi ricerca paranormale globale, Isabella, che è un po' che ferma, ma anche lei insieme a suo marito facevano delle indagini davvero davvero interessanti. Bellissime. Grazie a loro abbiamo scoperto la Casa Gialla. E poi anche lei, mi ripeto per la quarta volta, è una bravissima persona, sia lei che suo marito sono due persone meravigliose, e speriamo un giorno di poterle incontrare. Ci hanno invitato 100 volte a casa loro, ma prima o poi arriveremo anche lì, esatto. Infatti. E poi c'è Barbarella, che non è un canale prettamente paranormale, ogni tanto sì, ma è prevalentemente urbex, del GP, che abbiamo conosciuto, siamo stati con lei alla Casa Gialla. È fantastica anche lei, fa dei video veramente veramente belli, ha un occhio dal punto clinico, poi con i suoi cagnolini, caspita, poi veramente fa dei video veramente veramente belli, anche a livello di scelta di immagini, come incastrarle l'una con l'altra, mi piace molto. Abbiamo lasciato qui dietro, non l'hai letto, ma l'avevamo scritto, poi avevamo messo su IGN Review, vedi che c'è scritto, ma caspita, sì, Christian, scusaci, Christian e è Jessica. Scritto qua, ma
È scritto qua, Ma- ma l'abbiamo nascosto. Vabbè. I GR Views, che sono simpaticissimi, sono una coppia straordinaria, veramente simpatica, stanno crescendo piano piano. Sì, è un mondo, questo qua è un mondo un po' di rovi e sterpaglie, per cui Sì. bisogna farci un attimino Sgomitare. sgomitare coi guanti per non farsi, per non rimanere graffiati. Però stanno crescendo piano piano. L'altro giorno ho visto che hanno ringraziato per aver raggiunto un bel traguardo di Ma iscritti, son bravi, per sì. cui veramente. E mi sento di dire che di tutti questi, con tutti questi, I migliori siamo noi. No, scherzo. non volevo dire No. quello, però sì, è vero. No, non volevo dire quello. Dicevo che con tutti questi, se ci pensi, a parte il RIP, effettivamente a parte il RIP, che a suo tempo avevamo però contattato per una collaborazione, poi non c'è stato l'incastro giusto, con tutti siamo in contatto. Sì. Con tutti, con qualcuno ci si vede, con qualcuno ci si telefona, sono tutti team che conosciamo, Sì, ecco, di persone. che conosciamo, non vi diciamo Beh. mi piacciono i Ciccio Baciccio di New York, ecco, e non so chi bello sono. questo nome. Sì, ma dovremmo Ciccio cambiare, Baciccio di New dovremmo York. cambiare il nome del team. Beh, E- fate conto che con Barbara abbiamo fatto un'indagine l'anno scorso alla Sì, Casa gli Gialla. ARPA sono Gli ARPA, praticamente di gli ARPA. casa. Il Crop l'abbiamo conosciuto Sì, di faremo recente, qualcosa è sicuramente. probabile. Christian, Vabbè, Christian e Christian. 300 video. Con Terry abbiamo fatto l'indagine E con faremo lo altre Sharp e cose. quant'altro. Isabella ci si sente telefonicamente. Con Barbara GR hai detto Review li tu, sentiamo GR Review, spesso, gli Schervax anche loro, Eh. per cui sono tutti team che veramente Conosciamo le persone. li abbiamo Palpati. palpati, tranne il RIP. Va bene ragazzi, io direi che un'ora di video sia... Ma Più sto che leggendo sufficiente. bene o è un'ora? 65 minuti e Cioè, 59, non so se avete la pazienza, vi ringraziamo tanto. Io non ho detto che per chi volesse il mio libro, non l'ho detto, ma sugli store online ovviamente, sì, certo. Feltrinelli Mondadori dovrebbe già essere disponibile su Amazon. Comunque Feltrinelli Mondadori, so che qualcuno l'ha già acquistato, quindi si può acquistare. Va bene, se il video vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo, se volete che facciamo un altro video simile Fateci altre scatenatevi domande. con le Esatto, domande. fateci altre domande sull'onda di queste, se c'è qualcosa che vi stuzzica, che vi incuriosisce o cose del genere, perché no? Ecco, e oggi vi faccio veramente una promessa che manterrò: lunedì 26 agosto, da ora in poi non ci vedete più fino all'8 settembre. Promesso, perché sennò diventiamo Promesso? come il No, prezzemolo. fino all'8 settembre non penso. Come no? Se hai ok. fatto il trailer? Ok, sì, vabbè, Il trailer. si riferisce all'8 Ok, settembre. Vabbè. allora niente. Vabbè, una cosa... Vediamo se riusciamo, Vediamo se se riusciamo. Va bene, se il video vi è piaciuto, ripeto, condividetelo, metteteci un bel like, Metteteci un like. iscrivetevi al canale, Lasciate un fateci commento. pubblicità come sempre e alla prossima. Ciao! Ciao.